Ciao ragazzi, come vedete mi trovo nella pista più bella al mondo, al Mugello. Oggi poche parole e molta sostanza, visto che esaudirò un desiderio che mi avete chiesto in molti, cioè la spiegazione del Mugello. L'avevo già fatta in passato, però era proprio l'inizio dove non avevo le luci, cioè uno schifo. Quindi ho pensato bene di rifarla ma in un modo leggermente diverso. Cioè la vedremo quasi dai miei occhi e cercherò anche di raccontarvi un po' i segreti. Molte volte si usa la telecamera di fronte alla moto, però non si capisce molto bene dove è il punto di staccata, perché prima che si veda la forcella andare giù sono già passati 20 metri e quindi non si capisce mai precisamente dove si frena. Difatti non so se vi è capitato, guardando molti onboard si guardano i punti di staccata e poi quando si va dal vero sono completamente differenti. Invece, avendo la telecamera sul casco dove si vedono tutti i movimenti del corpo, questi riferimenti si possono prendere molto più precisamente. Detto questo, basta con le chiacchiere e scendiamo in pista. Ma prima di scendere in pista, visto che la vostra attenzione in questo momento è massima, voglio darvi due nozioni tecniche sul giro e sulla moto usata. Voglio innanzitutto ricordarvi di iscrivervi, vi costa 3 secondi del vostro tempo e in questo modo non perderete tutti i prossimi video dei consigli tecnici, il test con la GP3 e la sfida epica che ci sarà con Alberto sulle Predators. In secondo luogo vi do due nozioni tecniche sul giro. Quello che vedrete sarà un 1.53,6 pressappoco, ottenuto con una moto in configurazione stock, quindi qualche cavallo in meno di quella del National e soprattutto con le gomme del mondiale, quindi parecchio meno performanti rispetto alle slick che si usano nell'italiano. Parliamo in una pista come il Mugello di 1/8. Detto questo, finalmente non ci resta che andare in pista. Ci lanciamo sul rettilineo, appoggiamo quarta, quinta, sesta, si arriva sul famoso scollinamento dove le MotoGP addirittura fanno fatica a tenere le due ruote a terra. Noi con i nostri 1000 abbiamo un pelo meno potenza, quindi non abbiamo tutte queste difficoltà. E poi arrivati sullo scollinamento, tagliare la curva in modo da aiutare la moto a stare con tutte le due ruote a terra. Se avete una moto che comunque fa fatica a stare incollata a terra, dovete aiutarvi col freno posteriore. Quindi arrivati lì, piede destro sul freno posteriore e pelatine per cercare di tenere l'anteriore basso. E arrivati al cartello dei 50 iniziamo a rilasciare il freno e a portare la moto verso l'interno della curva. Dal mio punto di vista la San Donato col 1000 è meglio spigolarla rispetto a farla tonda. Arriviamo lì col freno in mano, però comunque la lasciamo un pelo correre, aspettiamo che la moto volti a centro curva e a quel punto bisogna avere in mente di rialzare e dare pieno gas per arrivare alla prima S. Quindi voi prendetevi il vostro ritmo, ma pensate che tra la prima apertura di gas che fate alla San Donato fino ad arrivare alla prima S, in teoria bisognerebbe arrivare a pieno gas. Ovviamente ci vuole un po' di pratica e tempo per trovare la traiettoria giusta e riuscire a farlo in sicurezza. L'ingresso prima S è molto importante non anticiparlo, perché se vi trovate subito il cordolo sotto la moto vi porterà a rialzarla e di conseguenza vi troverete in ritardo sull'ingresso della seconda curva. Quindi mi raccomando, prendete il punto di corda il più tardi possibile. A questo punto cambio di direzione rapidissimo. In questo caso io appoggio la marcia, ma dovete vedere voi come siete messi con i vostri rapporti. Una buona regola è trovare un rapporto che vi permetta di non dover fare il cambio marcia, quindi seconda, terza, terza, seconda. Io in gara nel National, che mi ero trovato molto bene, ero riuscito a fare tutte le S di terza. Però qui stavamo facendo degli esperimenti. Arrivati sulla seconda curva, identico, ritardare il più possibile l'apice e arrivati alla corda, rialzarla il prima possibile per cercare di dar gas e farla pattinare un pelo per far chiudere meglio la curva. In
uscita, i primi metri di accelerazione, è sempre molto importante tenere la moto abbastanza piegata per evitare l'impennamento. Poi quando andrete ad appoggiare la quarta potete permettervi di raddrizzarla un pelo, perché di conseguenza appunto con la marcia in più si ha un pelo meno di potenza e c'è meno impennamento. Si arriva alla seconda S, questa è un pelo più aperta, quindi ci vuole più velocità di percorrenza. Si stacca all'inizio del cordolo. Qui è importantissimo sacrificare la prima per uscire meglio sulla seconda. Quindi come vedete dalle immagini bisogna stare a centropista o addirittura un pelo più spostati sulla sinistra. Anche qui cambio di direzione rapidissimo e appena si raggiunge il punto di corda subito rialzare la moto, gas e farla pattinare come detto nella prima S. Qui ancora un pelo di zig zag per far impennare poco la moto e qui ci lanciamo verso la Casanova Savelli, che è uno dei punti più importanti insieme alle Arrabbiate per fare il tempo. Qui ho trovato un pelo di traffico, ma come vedete non bisogna fare come il ragazzo che ho incontrato, cioè soffermarsi troppo sui freni e fermare tanto la moto. Questa è una curva che bisogna veramente farla correre tantissimo, c'è tanto spazio, quindi una bella pinzata iniziale, ma poi subito, proprio quando si porta la moto verso la corda, mollare subito i freni e riappoggiare immediatamente il gas. Provate ad ascoltare bene. Se non l'avete visto poi vi faccio vedere tutto il giro completo dopo, quindi non preoccupatevi. A questo punto, passata la corda, qui io entro in terza e faccio tutto con la stessa marcia fino alla salita delle Arrabbiate. Io qui dalla Casanova fino ad arrivare su alle Arrabbiate faccio tutto con la stessa marcia, quindi di terza. Quindi anche voi dovete trovare, secondo me, il rapporto giusto basandovi su quello che vi ho detto prima e sul fatto di riuscire a fare Casanova, Savelli e Arrabbiate tutte con la stessa marcia. Principalmente è di terza. Passata la corda della Casanova ci buttiamo verso la Savelli, il cambio deve essere rapidissimo, bisogna tirare veramente tanto col braccio esterno, quindi col destro, e spingere tantissimo con le gambe. Dopo la Savelli ci lanciamo verso l'Arrabbiata 1, punto veramente molto tecnico. Siamo ancora piegati verso sinistra. A questo punto suggerisco di pelare un pelo il gas andando sul 60-70%, in modo da togliere un pelo di carico dal posteriore, in modo che sia più facile effettuare lo scambio. Però fatelo ancora col gas puntato, non andate la manata, chiudete e girate la moto, sarete molto più rapidi. Quindi gas costante, 50-60%, la giriamo. Nel momento in cui abbiamo girato la moto, sentite anche qui il rumore, ci si può aiutare un pelettino con il freno anteriore se sentiamo che stiamo andando un pelo troppo larghi, ma veramente una cosa tipo 2-3 bar, una pressione molto leggera. Ci portiamo alla corda dell'Arrabbiata 1, ripuntiamo il gas per far prendere grip al posteriore. Qui la pista è in salita, quindi avremo ancora più grip al posteriore, quindi dobbiamo fidarci e dare la manata di gas, perché grazie a questo carico avremo molto più grip. Quindi dicevamo manata di gas, saliamo verso l'Arrabbiata 2. Qui è importantissimo non avere fretta di puntare subito l'interno, perché altrimenti ci ritroveremo sempre larghi. Trovatevi un punto di riferimento dove dovete andare a chiudere il gas e poi buttare la moto dentro. Guardate come faccio io: manata di gas, chiusura, dentro. Appena si arriva alla corda, subito di nuovo a puntare il gas, rialzare la moto e uscire. Qui bisogna fidarsi e avere fegato anche qui di aprire molto in fretta con moto da dritta per farla pattinare un po' e riuscire a chiudere meglio la curva. Qui è una questione di abitudine ed esperienza, perché poi quando troverete la vostra via giusta, ogni giro vi verrà uguale e sarà tutto molto più semplice. Bene, acceleriamo, arriviamo alla S dopo le Arrabbiate. Scusate, ma non mi ricordo mai i nomi di tutte le S. Per fare una bella staccata bisogna frenare dove c'è, diciamo, la via d'emergenza sulla sinistra, non so se la vedete. Lì è veramente un buon punto di staccata. In inserimento della S, molto importante non forzarla, perché anche qui siamo in contropendenza ed è una curva del Mugello dove si vedono tantissime chiusure di anteriore. Qui stesso discorso di tutte le S, mi raccomando, sacrificare la prima per uscire forte sulla seconda. All'uscita di questa S è molto importante stare attenti perché c'è un dosso, quindi bisogna dare gas ma avere la moto dritta. Acceleriamo, arriviamo verso la curva del Correntaio. Questa è la mia criptonite perché in tutta la vita non ho ancora capito come si fa. Cercherò di dirvi come la interpreto io. Arriviamo, stacchiamo, la lasciamo correre verso l'esterno, riappoggiamo gas un pelino, facciamo voltare la moto e riandiamo a chiudere alla corda della curva, come vedete presa veramente tardi, in modo anche qui di poter rialzare e dare tutto gas prima di inserirsi nelle biondetti. In uscita dal Correntaio appoggiamo marcia e alle biondetti
ascoltatemi bene perché è importantissimo, è una curva dove si può guadagnare veramente tanto se fatta bene. Vedo un sacco di amatori che si buttano dentro a capofitto nella prima e poi non riescono più a dare gas sulla seconda. Invece è esattamente il contrario quello che bisogna fare. Stavamo dicendo, si esce dal correntaio, si appoggia una marcia, quindi terza, full. Quando vogliamo inserire la moto alleggeriamo un pelo il gas ma non lo chiudiamo. Iniziate con un'apertura 10% ma poi dovete stare in teoria un pelo più aperti sul 30. Si punta al primo cordolo, io personalmente qualche volta ci passo anche sopra e in questo punto, quando appena abbiamo passato il primo cordolo, si deve spingere con tutta la forza che si ha sulle pedane, sul manubrio esterno. Io uso tantissimo il sinistro in questo punto per far girare la moto in fretta. Nel momento che la moto è a destra bisogna tagliare sul secondo cordolo, che sembra molto pericoloso ma in verità all'uscita della Biondetti c'è un dosso proprio sul manto stradale, diciamo, e quindi è molto meglio passare sul cordolo stando dritti, al posto che essere più piegati però non sul cordolo. Dicevamo, quando l'abbiamo girata per passare sul cordolo, prima di arrivare sul cordolo dobbiamo quasi già essere pieni. Ascoltate il rumore del motore. Quindi giriamo la moto, pieni, tagliamo sul cordolo, gas, appena arriviamo sul cordolo esterno appoggiamo marcia per farla muovere meno e ci proiettiamo verso la bucine. Anche la bucine è curva molto importante perché ci lancia sul rettilineo, quindi se la facciamo male, quei 3 km all'ora che noi perdiamo in percorrenza della bucine poi ce li porteremo dietro per tutto il rettilineo e quelli sono decimi che se ne vanno via. Quindi staccatona la bucine dopo che abbiamo passato il cordolo, stacchiamo intensamente all'inizio ma poi rilasciamo il freno per farla correre verso l'esterno, un po' come il discorso della San Donato che vi abbiamo detto all'inizio. Appena rallentiamo la velocità, che sentiamo che la nostra moto sta voltando, riappoggiamo gas, andiamo al punto di corda, a quel punto rialziamo la moto e full gas. La lasciamo correre, andiamo verso l'esterno, cordolo, terza, quarta, quinta, sesta e torniamo sul rettilineo. tecnico è finito, spero che vi sarà d'aiuto nelle vostre prossime pistate. Ricordatevi di lasciare un like e condividerlo. Ci vediamo al prossimo video. Gas, ciao! Fuck.